Ciao a tutti e benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Eccomi qua, sono tornata dopo quella che a tutti gli effetti è stata probabilmente la pausa più lunga di sempre su questo canale. Una pausa che, se avete guardato il mio ultimo video, che ormai risale a dicembre, saprete essere dovuta al fatto che io e Daniele in queste lunghe settimane abbiamo cambiato casa. Quelli di voi che hanno già nella vita affrontato un trasloco sapranno quanto questa esperienza possa essere intensa, diciamo un tourbillon di emozioni varie ed eventuali, dall'entusiasmo per la nuova casa, all'ansia, lo spaesamento, un filo di saudagi per quella che è stata la mia casa negli ultimi 20 anni che ci siamo lasciati alle spalle. Insomma, tante emozioni, proprio un potpourri di emozioni che onestamente anche meno, E questo però ci porta al giorno d'oggi e posso ufficialmente dichiarare che siamo nella casa nuova. Alle mie spalle vedete la cucina. Come potrete immaginare però c'è ancora tanto, ma tanto da fare, tante stanze ancora da mobiliare, scatole da svuotare che chissà quando finiremo. E tra l'altro, tra le stanze ancora da finire c'è anche quello che diventerà il mio studio, il luogo dove ho in programma di filmare da qui in poi tutti i miei video. Una stanza ancora vuota. C'è solo una poltrona e quindi ho deciso che invece di aspettare che lo studio sia finito, perché magari potrebbe volerci ancora un attimino, di tornare comunque qui sul mio canale di YouTube dopo questa lunghissima pausa con una serie di vlog che chiamerò Le cronache del trasloco, una serie di video nei quali vi farò vivere insieme a me le grandi emozioni che solo un trasloco sa regalare, quindi veramente tourbillon di emozioni e reperti archeologici che sono venuti fuori durante il decluttering della mia vecchia casa. Insomma, ce ne sarà un po' per tutti i gusti, ci sarà da ridere, ci sarà da piangere, ci sarà qualcosa un po' per tutti. Come noterete a breve, la maggior parte dei filmati che utilizzerò in questi vlog provengono dritti dalle mie Insta Stories, perché nel corso dei mesi ho documentato tutto il processo di non solo trasloco ma anche decluttering, visite della casa mentre era in costruzione eccetera eccetera, proprio sul mio profilo di Instagram nelle stories, e quindi sono andata un po' a estrapolare il meglio, the best of the best, e ho creato quelli che sono i vlog che stiamo per andare a fruire tutti insieme. Questo per spiegarvi il formato un po' diverso dal solito. Anche questa intro peraltro la sto filmando con il mio telefono perché appunto tutto quello che è il materiale per filmare i video in questo momento è da qualche parte inscatolato, così per chiarezza. Bene, perciò se voi siete pronti io direi di partire insieme per questo viaggio indietro nel tempo. Saliamo sulla nostra macchina del tempo, allacciamo le cinture e partiamo con destinazione aprile 2019. Nell'aprile 2019 infatti vi mostravo per la prima volta quella che adesso è la mia casa, che allora era ancora in costruzione. Perciò se voi siete pronti io direi di partire con questo viaggio nel tempo. Ben ritrovati amici! Comunque, come potrete immaginare, stiamo uscendo a fare 2 passi, perché appunto non sia mai che si passa tutta la domenica in casa, proprio una roba che per noi è inconcepibile, non è un'idea mia. Avete capito? Non è un'idea mia. A few inches later. Nelle nostre peregrinazioni siamo venuti fino nel cantiere della nostra nuova casa. La situazione è questa. Questo è il giardino. Lì c'è una sorta di dépendance dove al piano di sopra ci sarà un po' il mio studio, finalmente una zona dove non romperò più i maroni a quell'uomo lì. Questo invece è il garage. Faccio un piccolo tour della casa vuota. Qua verrà una lavanderia, questo è l'ingresso, qua c'è l'ascensore perché sale di altri 2 piani, questa è la scala, eccola qua. Adesso saliamo al piano living,
ovviamente è tutto ancora in costruzione, ma siamo già a buon punto. Piano living con grosse porte scorrevoli, tanta luce. Qui verrà un po' il salotto, qui è una zona sala da pranzo, qua verrà la cucina, poi qui nell'angolo c'è un bagno così, diciamo, della zona living, senza doccia, senza niente. Adesso vi do un'idea. Adesso saliamo all'ultimo piano, che è il piano notte. Questo è un po' il disimpegno. Qui c'è una zona che dobbiamo ancora decidere cosa farci, con un soppalchino lì. Qua ci sarà una scala, ovviamente. Qui c'è il bagno ospiti, chiamiamolo così. Di qui invece quella che sarà a tutti gli effetti la nostra stanza da letto. Qui ci sarà poi il letto, questo è il bagno, e giù ci sarà una doccia mega gigante, proprio una roba de paura. Qua verrà invece lavandini eccetera, lì sanitari, qua un mobiletto, insomma un po' così. E qua c'è la mia gioia, proprio la mia grandissima gioia, ovvero la cabina armadio. Ecco, questa sarà tutta cabina armadio. E finalmente avrò posto per tutto. Ovviamente ci saranno degli armadi a vista un po' dappertutto. Qua ci sarà tipo uno specchio, credo. Tutto il resto armadi. E poi forse in questa zona qua metterò una penisola, una cosa centrale, insomma più bassa, con dei cassetti. Una cosa che non vi ho fatto vedere però, se si gira, perché ho le mani bagnate, dai, ok, quello che vedete lì sarà una passerella che congiunge le due case, un po' così ispirato a Frida e Diego, quella roba lì. No, in realtà è per rendere comodo l'accesso alla dépendance, però mi piace pensare che sia ispirato alla casa di Frida e Diego. Niente, bene, possiamo andare, direi. Bentornati nel presente. Rimarremo nel presente molto poco perché è subito il momento di reimpostare la macchina del tempo, questa volta con destinazione dicembre 2019. Dovete sapere che in realtà io e Daniele avevamo programmato di traslocare proprio nelle vacanze di Natale, approfittando del tempo libero. Poi ovviamente non sia mai che i piani vanno come uno li ha preimpostati. Ci hanno tolto così un po' il tappeto da sotto i piedi e non abbiamo potuto trasferirci se non a fine gennaio, diciamo. Quindi per non buttare alle ortiche tutto quel tempo libero, io ho trascorso tutte le vacanze di fine anno in una sorta di decluttering estremo della vecchia casa per liberarmi di tutto il superfluo, un po' in stile Marie Kondo. Un'esperienza che ha avuto anche momenti e risvolti interessanti, mettiamola così, perché da questo decluttering estremo sono venuti fuori reperti rimasti nascosti nei meandri della vecchia casa per decadi, proprio delle chicchette che Indiana Jones me spiccia a casa. Ecco, perciò ancora una volta, se voi siete pronti, allacciamo le cinture, partiamo per questo viaggio che ci porta al 27 dicembre 2019, primo giorno di decluttering. È giunto il momento del mio compito di oggi, ovvero questo mobile qua. Circoscriviamo i compiti a cose fattibili, forse. Come vedete c'è un po' la qualunque, lenzuola, veramente un po' di tutto, medicine. Praticamente io devo andare un po' a decidere cosa tenere, cosa buttare, cosa eventualmente donare. Così, giusto per darvi un overview. Bene, io direi che è il caso di cominciare. Io comincerei da questo piano inferiore dove davvero potrebbe esserci qualsiasi cosa. Tipo spazzole che non uso da 100 anni, chissà perché. Quante ne ho? Qua dentro delle altre cose che, qualcosa si potrà anche donare. Questa potrebbe diventare la borsina delle cose da regalare a qualcuno.
questo che diavolo è? Una riccia capelli del 1991, credo. E qua dentro, cosa ci sarà qua dentro, Oh, surprise! No, non ci credo. I bigodi. Cioè, veramente? Ok, un altro sacchetto, io già tremo. Tra l'altro un sacchetto della Standa, che credo non esista più da almeno 15 anni, o sbaglio? Paura di scoprire cosa caspita c'è qua dentro. Che regina del superfluo. Un altro diffusore, qua faccio notare ce n'era già uno, ma questo è privo del suo phon. E poi direttamente sempre dagli anni 90, qualcuno se lo ricorda questo? La grande innovazione per la piega. Tu toccavi qualcosa, giravi questo, forse su e giù, non mi ricordo, forse in su e in giù, e lei ruotava per farsi la piega. Pesa 100 kg, direi che non so, lo consideriamo modernariato o lo buttiamo? Io sarei per addio, poi ditemi voi, io chiedo. E qua dentro c'è ancora un sacco di altra roba inutile, che va con qualche altro phon, o forse sempre con quella roba lì, ma che ne so, io butto, ragazzi, io butto. Ho appena rinvenuto un altro reperto agghiacciante, un altro di sti aggeggi per i capelli, cioè questa parte qua è appiccicosa, direi che questo se ne può simpaticamente andare, anche lui direttamente dagli anni, 90, 80, cos'è sta roba, ma cos'è? E qua, come previsto, c'è la scatola della riccia capelli. Molto bene. Se non altro, un piano l'abbiamo fatto. Adesso c'è questo dove l'ordine regna sovrano. Un casin della Madosca. Attenzione, ho appena trovato 2 pietre per massaggio facciale. E un aiutante, un piccolo aiutante di Babbo Natale che ride anche lui per le robe assurde che ci sono qua dentro. Tipo un colluttorio che sarà lì da 30 anni, buttare, mai più senza, questo per fare lo chignon. Ne avrò 73 là dentro, comunque diamogli una chance per ora. Un mini pettine, signori, vogliamo farci mancare un mini pettine? Stiamo attaccando la scatola dei medicinali dove praticamente è tutto scaduto, tranne queste 3 cose qua, ma soprattutto Daniele ha trovato una perla. Attenzione amici, non è un anello. E voi direte, ma cos'è? Attenzione. Dimostrazione. Mi è appena uscito, credo, un bulbo oculare. Serve per stappare le orecchie quando uno ha dei problemi. Sì, mi sta uscendo una vena in un occhio. Dimostra tu. Non è così facile gonfiarlo. Guarda. Basta, non così tanto. Continua la ricerca dei medicinali non scaduti. Vixinex. 2 pintoni di GastroTools. Reflusso gastrico ne abbiamo qui? No, appena. Un caro saluto, tutti e 2 scaduti. Ciao. E vi faccio notare che qui dentro cosa c'è? GastroTools. Eventually. Da questa scatola ho appena tirato fuori veramente dei pezzi di altissimo pregio. Questa coda di gatto morto che negli anni 90 si usava anche di brutto. Si faceva la coda e poi questo attorno. Tra l'altro, vogliamo farci mancare? È un po' spettinata, però. Coda finta, lunga 1 metro. No, vabbè. Ciao. Vabbè, raga, non posso fare 70.000 storie. Io direi che proseguo un po' da sola. Se trovo qualche altra perla, vi faccio sapere. Aiuto. 2 hours later. Bene, direi che abbiamo finito. La situazione questa. Qua prodotti di backup, tipo supermercato, lenzuola, qualche asciugamano, e ho spostato un po' della roba che era lì qua sotto. Beh, dai,
poteva anche andare peggio. Poi qua, roba da donare, roba ancora da decidere e basta, abbiamo finito. Yes! Finisce così la prima puntata delle cronache del trasloco, un po' House Tour Edition, un po' decluttering, un po' un caro saluto Maricondo, così, un sacco di sottotitoli. Spero che vi siate divertiti a seguirmi nelle mie mirabolanti avventure nel mondo del decluttering. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici cari, questo è un ottimo momento per iscrivervi al mio canale, in modo da non perdere nessuno dei prossimi video e delle prossime puntate di questa spassosa serie. Se la canta, se la suona, come al solito. Bene, direi che per oggi non c'è altro, io vi mando un classico bacio a stampo e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao! Woo!